Ciao a tutti, benvenuti a tutti in questa live pre-cena. Ciao a tutti, benvenuti a tutti in questa live. Allora, vediamo un attimino che cosa ci dice, se YouTube ha mandato una notifica o non ha mandato una mazza. Cosa fa YouTube? Vediamo cos'è che fa YouTube. Vediamo se si collegano delle persone. Secondo me non ha mandato la notifica perché non vedo nessuno collegato. No, non ha mandato la notifica, va bene. Che ci vogliamo fare? Erzulia la Dea, brava, brava Erzulia, la prima, ma non ha mandato la notifica. Secondo me non è arrivata la notifica. Allora, no, che hai vinto la cena? Hai vinto la possibilità di offrire la cena. E qui non è che si vince la cena, si vince la possibilità di pagare la cena. Questa è la possibilità di pagare la cena, di offrire la cena. Hai vinto quello. Allora, bene, passiamo al tema della serata. Il tema della serata è quello dell'indifferenza. Varazze è lontano, lontano. Varazze è molto lontano. Io stasera vado ad Arenzano, comunque, al tango. Allora, quindi, che cos'è l'indifferenza? Quando è che dobbiamo utilizzare l'indifferenza? Ma la notifica non è proprio arrivata, mi sa. Eh, Baia Calypso. Vabbè, io stasera vado al tango alla Baia Calypso, non a cena, al tango. Se vai a ballare il tango, ci si vede alla Baia Calypso. Ada Pendolino. Allora, la notifica è arrivata? Ma è arrivata da YouTube? È arrivata la notifica? O da cosa è arrivata? Da YouTube? Vabbè, che mi importa che non balli tango? Che mi frega a me? Cioè, se non balli tango, a me cosa me ne frega? Allora, Giuseppe Viviano, ciao Giuseppe, Adriana Paratore DJ, ciao Adriana Paratore DJ, Terry Seven, allora, bene, se non balli tango sono problemi tuoi, io ballo tango, qual è il problema? Cioè, non capisco. Allora, cioè, se non ballo tango, a me che mi importa? Allora, comunque, riprendiamo il discorso. Allora, da YouTube, no, perché sono anche dei gruppi WhatsApp. Ciao Adriana Paratore. Ma che mi importa a me se vieni, se non vieni? Io ho detto dove vado io, mica ho detto cosa fai tu, cosa non fai tu, che mi frega. Allora, comunque, riprendiamo il discorso. Allora, che cosa serve l'indifferenza e che cos'è l'indifferenza? Allora, noi dobbiamo tenere presente una cosa fondamentale, che dobbiamo tenere presente una cosa fondamentale. Ciao Adriana Paratore DJ, la DJ di radio z. Allora, dobbiamo tenere presente una cosa fondamentale, che se vogliamo stare bene, in armonia, in equilibrio, perché l'equilibrio interiore è la cosa, l'equilibrio, sono un'anziana signora, ma che sto dicendo io? Mica niente. Se sei anziana non fare tango perché il tango è uno sport pericoloso da iniziare da anziani. Gli anziani dovrebbero stare a casa a mangiarsi il brodino, non andare a fare tango. Allora, no, scherzo, ci sono tantissimi anziani che fanno tango e anzi fanno bene perché fa anche bene il movimento. Per voi anziani direi che come cosa il tango va benissimo, perché imparate a muovervi, a fare qualcosa, poi se soffrite anche di alcune artriti, cose. Ma no, io non sono anziano, il tango è pericoloso per l'anca, esatto. Il tango è pericoloso per l'anca. Beh, no, però il tango alle volte sono dei movimenti, se uno è proprio anziano, anziano, non so, dipende quanto anziano è.
Sì, Corrado Malanga, se c'hai i contatti, io sto cercando contatti con Corrado Malanga, ma per fare un'intervista. Forse qualcosa ho trovato, forse no, non sappiamo. Comunque, bene, vorrei andare avanti. Allora, quindi, ciao, la Malgasciona Casara, eccola qua, la nostra Malgasciona. Corrado Malanga è uno che si occupa di ufologia e di abduction, cioè le abduzioni degli alieni, diciamo così, abduction sono queste. Oh, buonasera anche a Melita. Allora, il peluche è lì rincoglionito, vedete che ha preso troppo sole, oggi è voluto andare al mare, è voluto andare al mare. Allora, comunque, riprendiamo il discorso. Non so chi sia questo Eros Poeta, vabbè, vediamo, dai. Poi magari me lo scrivi il nome su WhatsApp. Allora, riprendiamo il discorso. Allora, quindi una situazione è in equilibrio, sì, si è fatto un cannone Papelle, il pupazzo Papelle è andato a spiaggia lì, chissà dove va quello. Ma no, ma che me ne importa, cioè, adesso poi vediamo, dai, Elena Spini, vediamo. Allora, quando siamo in situazione di equilibrio, nel senso relazionale con una persona, vuol dire che ci sentiamo bene, in armonia con questa persona. Questa persona può essere una persona con cui si ha, ciao Luisa P, con cui si ha una relazione sentimentale affettiva, oppure una relazione, diciamo, oppure una relazione di amicizia, una qualunque relazione, perché anche le relazioni di amicizia ogni tanto bisogna dare indifferenza. Tenete presente che dare indifferenza è un atto d'amore verso se stessi, quindi non è dare indifferenza, non è un qualcosa di negativo. Dare indifferenza è un atto d'amore verso se stessi, in alcuni casi. Quindi ciao Alessio, quando ad esempio quando entriamo in relazione con delle persone fondamentalmente. Ciao Monica T, vai a scrivere poesie, Monica T, mandami delle poesie. Quando entriamo in relazione con una persona che la situazione è in disequilibrio, oppure una relazione di convenienza, certo, qualunque relazione in cui uno si sente in disarmonia. Tieni presente che ogni volta che sei in disarmonia, ma può essere una forma di punizione. Cioè, se è punizione è un discorso, ma non è qua un discorso di punizione, è un discorso di fregarsene e di fare altro. Quindi stavo dicendo, ogni volta che uno si sente in disarmonia, pensate proprio anche da un punto di vista fisico, quando c'è un disequilibrio, che PC usi per fare le live? Il Mac. Uso sempre il Mac e qualche volta per fare i video l'iPhone. Allora, comunque, il Mac. Comunque, ogni volta che praticamente una persona ciao Margherita, ogni volta il meccanico. No, vabbè, però non uso microfoni aggiuntivi, uso direttamente il computer, uso direttamente il computer, non ho microfoni aggiuntivi o cose. Sì, io non uso né microfoni aggiuntivi né nulla. Il microfono del Mac si sente come sentite voi. E questo è. Oh, Don Matteo, eccolo qua, Giuseppe Don Matteo, il nostro prete. Ma sì, 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 se è un canale, poi se è un canale, girami il link, magari posto qualcosa, gli do un'occhiata, insomma. Allora, bene, comunque andiamo avanti con il discorso.
nel momento in cui noi abbiamo una relazione in cui non siamo in armonia, tenete presente che più agite, più date intenzioni, più create disarmonia. No? Se c'è già una, che ne so, una biglia in bilico che sta scivolando da qualche parte perché non è in armonia e voi mettete una forza aggiuntiva, questa forza aggiuntiva che andate a mettere andrà a creare ancora di più un disequilibrio. Quindi praticamente, ciao Martina da Vienna, andrà a creare ancora di più, oppure una relazione in cui la persiano che la relazione è convenzionale. Ma sì, ma qualunque relazione sia, allora se tu non ti senti in armonia, per qualunque motivo, per cui questa relazione non ti piace, possono essere mille motivi, può essere che hai a che fare con una persona che rompipalle, che ti tartassa, oppure può essere a che fare con una persona che invece non si fa trovare. Insomma, non importa qual è la situazione deve essere che tu nell'interazione con questa persona ti senti in disarmonia, anche se magari c'è attaccamento, perché se non ci fosse attaccamento, Maddalena, buonasera Maddalena, perché se non ci fosse attaccamento, beh, se uno è indifferente più o meno a tutto, significa che non hai trovato situazioni che ti danno motivazioni. Devi andare, cioè, vuol dire che stai in situazioni che stai troppo all'interno della tua zona di comfort, shy given o given, come ti chiami. Stai troppo all'interno della tua zona di comfort e quindi devi imparare a uscire dalla zona di comfort. Ecco, se hai qualcuno nel cuore, ma ecco, devi tenere presente questo, che se tu hai qualcuno nel cuore, se tu hai qualcuno nel cuore, ma ce l'hai solo tu nel cuore, nel senso che, esatto, bravo Don Matteo, non pagare il dentista così vedi che non ti fa più le battutine, bravo, bravo Don Matteo, Don Matteo, tu inizia a dire, guarda, sto mese non riesco a pagarti, vediamo un po' la prossima volta, vedi che cambia idea, le battutine non le fa più. Perché se fa le battutine probabilmente se la tromba lui, il dentista. Guarda, sicuramente se la tromba il dentista, quell'assistente, perché funziona sempre così. Per questo che ti fa le battutine, perché deve aver detto, sai che c'è quello che mi fa il filo, siccome lui se la tromba, gli sta dicendo, siccome lui se la tromba, lei gli ha raccontato tutto e lui adesso ti fa le battutine per dire, guarda che io me la trombo e tu no. È sicuramente così, tu non pagarlo e vedrai che cambia idea, come dice giustamente Don Matteo, perché se fa le battutine vuol dire che lei gli ha parlato al dentista e vuol dire, e beh, a 55 anni non si tromba, Don Matteo ne ha 74 e tromba pure lui, che a 55 anni non si tromba e si tromba a 55 anni, anzi, proprio perché magari, e vabbè appunto, perché magari lei ne ha 29, lui ne ha 55, è benestante, di sicuro che se la tromba. Esatto, la tromba sicuramente, stai certo che la tromba sicuramente. Non c'è verso, è sicuro come l'oro che se la tromba. È proprio sicuro come l'oro, se la tromba sicuramente. Scusate un secondo che ho una chiamata. Pronto? Sì, sì, sto facendo una live. Dai, allora ci vediamo. Sì, sì, sì. Aspettiamo nei prossimi giorni. Ok? Ciao, ciao, ciao. Scusate, ma dovevo rispondere. Pronto? Allora, quindi stavamo dicendo, è il dentista al telefono, esatto. È il dentista al telefono, è il dentista al telefono. Ma che fidanzata? Era Massimo Lombardi, uno con cui ogni tanto faccio dei video, il mio alter ego, diciamo così. Cioè faccio dei video. Lui, ho fatto la prefazione di un... tra l'altro ho fatto la prefazione di un libro, di cui però non ricordo il titolo, che ha scritto Massimo Lombardi del gruppo Civiltà, Nuove Civiltà. No, non guarda le mie live, vabbè, non è che guarda le mie live. Lo so, mi chiama sempre Durante, che ti devo dire? Comunque, ho fatto la prefazione di un libro
e quindi... No, il libro non l'ho letto, ho fatto una prefazione, ho fatto un'introduzione di un capitolo, perché è un libro, tra l'altro, che poi vi dirò quando esce, dovrebbe uscire tra poco, vi metterò il link, ma ho scritto soltanto 4 pagine sulla legge d'attrazione, perché è un libro che raccoglie tutta una serie di, diciamo, di interventi. Comunque, dovrebbe uscire, penso, a settembre, comunque. Allora, riprendiamo il discorso. Quindi, allora, riprendiamo il discorso. E quindi, allora, stavo dicendo, se noi ci troviamo in una situazione in cui non stiamo bene, in cui con questa situazione, in questa relazione ci sentiamo in disequilibrio, tutte le cose che facciamo aumenteranno ancora di più il disequilibrio, aumenteranno ancora di più il disequilibrio. I miei libri li trovi nelle librerie, dove li trovi? Oppure su Amazon o nelle librerie, dove li trovi? I libri ti suggerisco di non andare in farmacia, perché in farmacia potresti non trovarli. Perché poi ci sono le persone che dicono, guarda, cercavo il tuo libro, sono andato in farmacia, perché fanno così le persone, quando vogliono, è come, ma non è vero se non ci sono, beh, le Feltrinelli magari non sono lì dentro la libreria, ma te li ordinano, che vuol dire che non ci sono? Se vai nella libreria, alle Feltrinelli di solito li hanno, se non li hanno lì, li puoi ordinare e te li fanno arrivare, cioè tempo 2 o 3 giorni te li fanno arrivare. Non è che ci vuole tanto, cioè, magari non li hanno lì in negozio, perché non è che tengono tutti i libri, però se tu li ordini te li fanno arrivare. E allora vai in una libreria qualunque, gli dici il titolo del libro, l'autore e te lo fanno arrivare. Tempo 2 o 3 giorni, te lo fanno in qualunque libreria, te lo fanno arrivare. Se no, lo puoi comprare su Amazon in formato elettronico, in formato cartaceo, ma se no nelle librerie ti arrivano comunque. Oppure il giardino dei libri, dappertutto lo trovi. Se vai in farmacia, no, però. Allora, quindi riprendiamo comunque il discorso. Allora, in queste situazioni, l'unica strategia che noi possiamo mettere in atto, l'unica strategia che noi possiamo mettere in atto per ottenere dei risultati, per stare bene, è quella di dare indifferenza. L'indifferenza è un potere grandissimo. Intanto saluto Alessandro Cerchiaro, mio nipote, iscrivetevi al canale di Alessandro Cerchiaro e anche al canale di Chiara Caneschi, che Chiara Caneschi... esatto, Don Matteo. Chiara Caneschi ha fatto un video oggi, ha fatto un video. Ma adesso vi dico come si intitola quel libro lì, ma ho scritto una prefazioncina, non è che ho fatto nulla di che. Allora, vediamo un attimino se lo trovo. C'è già una copertina, vi faccio vedere, vediamo un po' se si vede. Non so se vedete. Si intitola Progetto Adonai. E questo qua, vabbè, insomma, Progetto Adonai. È una raccolta di tante cose sulla nuova era. Praticamente chi l'ha scritto, io ho scritto poco, sono Mirella Qualena, Massimo Barbetta non so se lo conoscete, Filippo Bongiovanni, Saro Barone, Massimo Taramasco e Amelia Santamato. Boh. Vabbè. Allora, non si sente più niente? Sentite bene o non sentite? Sentite bene o non sentite una mazza? Ah, si sente bene, ok. Allora sei tu, Giuseppe, che non senti. Vai a resettare. Vai a resettare, Giuseppe, che non senti. Vai a resettare.
Vabbè, come non ti legge? Perché Don Matteo mica sa leggere, non sa mica la Canetti l'ha sentita, esatto, fuori. Don Matteo non sa mica leggere. Oh, Elena la Romana, ciao Elena, Elena di Troll, grande Elena, ci sei alla cena? Io verrò il 20 agosto a Roma, almeno alla cena vieni o te ne fotti come al solito? Vi ricordo che sarò il 20 a Roma, il 20 agosto a Roma alla cena, il 20 agosto alla cena, farò un corso. Il corso sarà strutturato in questo modo, dalle 18 con Evaldo Cavallaro, lo farò assieme a Evaldo Cavallaro sulla seduzione e sarà dalle 18 alle 20 il corso, dalle 20 alle 22 la cena e poi dalle 22 alle 23:30 la seconda parte del corso, dalle 22 alle 23:30 la seconda parte del corso. Poi se uno è a Roma, chi fosse interessato, via del Mandrione mi sembra, che volendo si può partecipare solo alla cena anche però, se non, chi non vuole fare il corso, oppure solo al corso. Ci sono diverse opzioni, ma l'ha organizzato Evaldo Cavallaro, per cui io mi aggrego a Evaldo Cavallaro e mandami un messaggio al 333 15 11 703 e ti do tutte le info. Mandami un messaggio al 333 15 11 703. Non devi prenotare da me, però tu mandami un messaggio, io ti do tutte le info su dove fare la prenotazione, perché in realtà la prenotazione la fa Evaldo Cavallaro. Tu me l'hai detto? Ma devi dirlo, manda un messaggio a Evaldo, non so se me l'hai detto Malgasciona. A me devi comunque, bisogna mandare un messaggio a Evaldo Cavallaro, quel numero che c'è scritto lì, 335, semmai il numero te lo giro perché li sta... Ah, però devi mandare un messaggio a Evaldo Cavallaro, perché è lui che organizza tutto, gli devi dire se partecipa alla cena, cena più corso, solo cena. Un messaggio a Evaldo Cavallaro, ho messo, sai, ti giro il numero, ti giro tutto, ma l'avevo già messo, vabbè, ok, ti giro il numero, perché comunque devi prenotare a lui. C'è tempo, mi sembra, fino a sabato o domenica per prenotare, non mi ricordo fino a che ora, forse è domenica. Ti giro tutto il malloppo, c'è il numero di Evaldo, devi... Sì, comunque devi mandarmi, c'è una saletta riservata, io non so, non ci sono mai stato, Patrizia Galbiati, tu mi mandi un messaggio a me al 333 15 11 703, io ti mando il coso, la cena, il corso si fa nella sala di un ristorante, poi c'è la cena e poi c'è di nuovo la seconda parte del corso. Però qualcuno se vuole partecipare solo alla parte del corso o solo alla cena o quello che vuole partecipare, partecipa. Allora, devi scrivermi, mi devi scrivere che ti facciamo i costi, la cena non so quello che costa, mi sembra 25 euro, non mi ricordo. Tu mandami il messaggio, non è che devi chiedere a me, scrivi a Evaldo Cavallaro, li chiedi tutto a lui, io non l'ho gestita sta roba. Quindi non rompete i maroni, a me non so niente e quindi vi scrivo, ok. La cena sarà dalle 20 alle 22, un menù a prezzo fisso, è quello che è, insomma. Sì, ma 50 euro è cena più corso, sì. Allora, andiamo avanti comunque. Allora, come si fa a dare indifferenza? Allora, l'indifferenza che cos'è? L'indifferenza è non ti prendo in considerazione. L'indifferenza è non ti prendo in considerazione. Allora, c'è scritto tutto, Befana di un Adriano Paratore. Chi fosse interessato, chi è vegano, chi è celiaco, che deve comunicarlo, deve comunicarlo. Quando prendi prenoti da Valdo Cavallaro, gli dici io sono celiaca, io sono... e fanno il menù apposta, però devi dirlo prima, non puoi arrivare lì quella sera e dire io sono celiaca. Quando scrivi a Evaldo Cavallaro per prenotare, gli dici io sono celiaca, io non sono respiriana, che ne so, sono fruttariana, sono befana, glielo dici al momento della prenotazione, c'è scritto al momento della prenotazione, va detto, non va detto dopo o al momento della serata, quindi se siete vegani, vegetariani, fruttariani, respiriani, befani, siete quello che volete, tutti ani, se siete ani andate lì e glielo dite prima, ok? Quindi Cavallaro vi spiega tutto.
quello che volete fare. Maddalena Silvi, tu ci sarai? Perché ragazzi, se lo organizzo io, le cose le so, siccome l'organizza Evaldo, ok, allora ci vediamo lì, Maddalena, perfetto. Allora dai, ti do la chiave, chiamiamo Maddalena. Quindi Evaldo vi darà tutte le spiegazioni. Dovete... io forse sono a piedi. Che ti devo dire, Adriana? Non so se sei a piedi. Però va prenotato, mi sembra, adesso non mi ricordo che data ha messo, se entro domenica o entro sabato o entro domenica bisogna prenotare. No, il menù non sarà di persona, il menù sarà fisso. Vabbè, ragazzi, adesso non è che stiamo a parlare di questo. Allora, torniamo. Chi vuole informazioni mi manda un messaggio, io giro a Evaldo e scrivo a lui e vi dirà tutte le info. Comunque, sarà martedì 20 agosto a Roma, quindi cena più corso sulla seduzione. Il corso sulla seduzione è tenuto da me ed Evaldo Cavallaro. E sarà diviso in due parti il corso della seduzione, 2 ore prima della cena e 1 ora e mezza dopo la cena. Ok? Quindi sarà un corso di 3 ore e mezza, di cui 2 prima della cena e 1 e mezza dopo la cena. Poi se qualcuno vuole fare solo la cena, viene per la cena è prevista, la durata della cena è prevista di 2 ore. Se uno vuole fare solo la cena, viene dalle 20 alle 22, si fa la cena, è quello che è. C'è anche la possibilità di fare la cena più solo la seconda parte del corso. Ci sono tutte le possibilità. Non lo so che zona, via del Mandrione, non lo so, via del Mandrione, Adriana Paratore, non so che zona è. So che è in via del Mandrione, credo Tuscolana, mi sembra, ma non so esattamente però. Perché io vado con Evaldo, vado con Evaldo e non so esattamente. Ok, via del Marpione, via del Mandrione. Ok, comunque dai, chi fosse interessato mi manda un messaggio a me, vi do tutte le info e poi comunque dovete prenotare da Evaldo. Allora, ok, riprendiamo il discorso. No, non è finita la live, adesso devo riprendere il discorso perché qua stiamo parlando d'altro. Allora, quindi, ogni volta che ci troviamo in una situazione dove c'è qualcosa, ogni volta che ci troviamo in una situazione, quando c'è qualcosa che non funziona, quando ci sentiamo in qualche modo umiliati anche, quando sentiamo che le cose non vanno, è inutile stare a mettere energia in questa situazione. Più mettiamo energie, più creiamo squilibrio. Quando ad esempio stai riconquistando, vuoi riconquistare qualcosa, vuoi fare qualcosa, non devi mettere energie. Quando c'è squilibrio, ciao Stefano Gatto, quando c'è squilibrio, la regola è che non bisogna mettere energie, perché più metti energie, più vai a creare squilibrio. È come dire, se tu mangi un qualcosa che ti fa male e metti energie e continui a mangiare ancora di più quella roba che ti fa male, ti farà ancora più male. Quindi la cosa che bisogna fare è dare l'indifferenza. Indifferenza cosa vuol dire? Indifferenza vuol dire me ne fotto, me ne frego. Vuol dire che è valido dappertutto, Adriana Paratore. Poi si può dare un taglio diverso, tutto è valido dappertutto. La seduzione vale nel lavoro, con i figli, dappertutto vale, sono strategie comunque. Tra l'altro Evaldo non so che taglio darà lui, ci divideremo più o meno il tempo, credo, non so che taglio darà lui, un po' farò io, un po' farà lui. E lui comunque Evaldo Cavallaro è molto bravo, non so che taglio darà lui e quindi... Ciao Stefano Gatto. Però se gli si chiede una cosa magari si può... Comunque Evaldo è veramente bravo, ha 50 anni di esperienza, diciamo così. Allora, riprendiamo comunque il discorso. Quindi, se noi riusciamo ad essere indifferenti, ciao Raffa, non ti è arrivata la notifica. Se noi riusciamo a essere indifferenti, bisogna, esatto, come dice Alessandra Casara, lasciarli cuocere nel loro brodo. Devi farli cuocere nel tuo brodo. Ok, Stefano Gatto, va benissimo.
bisogna farli cuocere nel loro brodo, cioè non bisogna dare energie, perché nel momento in cui tu dai energie andrai a creare ancora più squilibrio. Nel momento in cui tu andrai a generare, diciamo così, a mettere energia, a dire cosa faccio, poi una cosa che non bisogna mai chiedersi, l'ho già detto in un'altra live e la ripeto in questa, è chiedersi perché mi ha lasciato, perché non mi caga, perché non mi... Il perché non serve a niente. L'indifferenza, beh, non importa se l'altra parte è interessata o non è interessata. Tu l'indifferenza non lo fai per sedurre, lo fai, lo fai praticamente per te stesso, dell'altra persona. Questo vedi che Cocò non ha capito una mazza, non ha capito una mazza Cocò, perché se tu dai indifferenza per l'altra persona, vuol dire che gli dai considerazione e tu invece non devi dargli nessuna considerazione. Quindi dare indifferenza non gli devi dare nessuna considerazione, devi fregartene. Se tu dai indifferenza per te stessa, e vuol dire che non hai capito niente, non hai capito assolutamente niente, perché dare indifferenza con un fine, diciamo così, invece di attenzione, non va bene. Tu devi dare indifferenza perché te ne fotti dentro te ne freghi, te ne sbatti altamente i maroni, non ti importa niente, lo tratti come fosse il figlio del vicino, come il figlio del vicino, il figlio del portiere, come fosse, che ne so, quello lì che ti chiede il lavavetri che incontri per strada. Non deve interessarti nulla. Che corde vocali, Adriana. Pensa tu che parli sempre lì a radio z. Allora, mettendo in atto questa strategia qua dell'indifferenza, indifferenza vuol dire che io penso a tutt'altro, direziono da un'altra parte i miei pensieri. Dare indifferenza, tu non è che tu pensi, ti svegli al mattino e pensi al figlio del portiere, a meno che non sia il figlio del portiere il tuo oggetto di desiderio. Mettiamo che il figlio del portiere sia un normale figlio del portiere, non è che ci pensi al mattino, te ne frega. Quando devi andare a prendere le chiavi, allora penserai al portiere, al figlio del portiere, che ne so, alla receptionist dell'albergo, ma altrimenti non ti interessa niente. È come questa cosa qua, no? Se ci sono i sentimenti, se ci sono, devono... Allora, voi non avete capito una mazza, non avete capito, una mazza! Perché i sentimenti, se ci sono, devono essere bionivoci, altrimenti non sono sentimenti, altrimenti non ci può essere amore. Se una persona a voi non vi dà quello che volete, non c'è amore, punto e basta. Non è che tu hai sentimenti, i sentimenti, quelli lì sono sentimenti di attaccamento, sono solo sentimenti di attaccamento e basta, perché nel momento in cui tu credi che questa persona non ti dà la reciprocità, vuol dire che non c'è nulla. Sono tue illusioni mentali, sono pippe mentali che ti sei fatto per mangiarti qualche polpetta avvelenata in più. E solo per mangiarti qualche polpetta avvelenata in più che non sai quello che consegni i pacchi Amazon. Non so chi è che consegna i pacchi Amazon. Perché è un drone che consegna. Vabbè, ho capito. Allora, trattalo come tratteresti la tua lavatrice, non lo so. Trattalo come tratteresti la macchina del vicino di casa, che ne so io. Indifferenza vuol dire che te ne freghi assolutamente. Se non c'è reciprocità dall'altra parte, se dall'altra parte non c'è reciprocità, significa che non c'è niente, è una tua illusione, ti sei creato come dire, devi togliere sto velo del tempio. Non importa che sei coinvolto o no, Terry Befana, se non sei coinvolta viene naturalmente, ma è proprio quando sei coinvolta che devi dare indifferenza e quindi distaccarti, no? È in quel momento lì, perché se tu non sei coinvolta, già l'indifferenza la dai di suo, trattalo come fosse il venditore del folletto, brava, però di cui non ti frega il folletto, del folletto non te ne frega niente. E non è facile, ma devi farlo, è l'unico modo per trovare un equilibrio. E te l'ho detto prima, che per trovare l'equilibrio c'è solo da dare indifferenza per trovare un equilibrio interiore. Altrimenti, se tu dai attenzioni, crei ancora di più squilibrio. È come dire, se tu mangi cioccolata che ti fa male, non è che risolvi il problema mangiando ancora più cioccolata. Il problema lo risolvi smettendo di mangiare cioccolata, no? O no?
essendo indifferente alla cioccolata. Se mangiare cioccolata ti fa male, non è che risolvi il problema mangiando ancora più cioccolata. E voi invece fate così, vi va male con una situazione e cercate di risolvere la situazione mangiando ancora più cioccolata. Mangiando ancora più cioccolata. E invece non dovete mangiare più cioccolata, dovete dare indifferenza alla cioccolata. Dovete dare indifferenza all'altra persona. Dare indifferenza vuol dire che faccia quello che vuole. A me non mi interessa. Come disse Virgilio a Dante, non ti curare di loro, ma guarda e passa, che fa una cosa, che fa un'altra. Non mi deve interessare. Ma se ti sta dando indifferenza vuol dire che non gli interessi, e contraccambia l'indifferenza. Se tu l'ami e lei ti dà indifferenza, non c'è amore. Come devo dirlo? Ma devo scriverlo col sangue? Non lo so come devo dirlo. Alessandro Esposito, se tu ami e lei non ti dà indifferenza, vuol dire che di te se ne fotte, vuol dire che non c'è amore. L'amore, se non è reciproco, non è amore, l'amore di coppia. È soltanto un qualcosa che tu ti sei creato, un castello di sabbia, ti sei creato un castello di sabbia e poi ti lamenti se quando arriva l'onda sul castello di sabbia il castello si affloscia. E si affloscia di sicuro perché è un castello di sabbia, l'hai creato in riva al mare, 2 o 3 onde che arrivano e quindi il castello va giù. Questo è un'illusione che ti sei creato, un'illusione tua. Se tu l'ami e lei non ti caga, vuol dire che non c'è amore, punto. E basta. L'unica cosa che puoi fare è dare indifferenza anche tu, guardare da un'altra parte, non stare lì ad alimentare un sogno che non esiste, perché se no continuiamo ad alimentare sogni che non esistono e quindi non c'è interessante, non c'è nessun interesse. Ma lo mandi a cagare, va bene, ma se lo mandi a cagare vuol dire che fai qualcosa. Mandarla a cagare vuol dire dargli attenzione. Non devi mandarla a cagare, devi non fare niente, lasciarlo nel brodo suo e non fare niente, perché le due cose che legano sono l'amore e l'odio. Quindi mandarla a cagare vuol dire avere rammarico, avere risentimento, avere queste cose qua. Qui non devi fare assolutamente niente. Ci potete riuscire anche voi, perché anche persone con scarsa intelligenza ci possono riuscire, perché basta non fare niente, quindi ci potete riuscire pure voi. Non è che dovete fare chissà che cosa, dice, ma adesso questa cosa qua è difficile da fare, non so se ci riesco, è complicata. Ci potete riuscire anche voi, ci potete riuscire anche voi. Non serve tanta intelligenza, basta non fare niente e basta non chiedersi perché è successo questo, perché è successo quello, perché mi ha lasciato, perché mi ha lasciata. Ciao serva, la nostra serva, ciao serva. E quindi è molto facile, è molto facile. Ma io non mi sto incavolando, Domitilla Sassi, io gioco, faccio finta di... Allora, un bravo comunicatore è un bravo comunic-attore. Io sto interpretando il ruolo, faccio finta di incazzarmi, non genero tostine, faccio finta di arrabbiarmi, Domitilla. Ma in realtà lo faccio solo per la scena, solo per la scena. È solo una scena, è solo una scena, Maddalena. In realtà sono tranquillissimo, ma è solo un po' di scena perché attira i troll, no? Attira i troll. La scena attira i troll. Sto scaldando le corde vocali. Sto scaldando le corde. La ringrazio. Oh, grazie Domitilla. È solo una scena per creare un po', come ad esempio Isabelle Grande, sapete che è un'aspirante malgasciona. E quindi dai, che mancano poco arrivare a 100, no, arrivare a 1000 al canale di Isabelle. Dai, andate a iscrivervi. Siete in 143 malgasciona, andate a iscrivervi al canale di Isabelle Grande e anche al canale di mia figlia Chiara Caneschi, anche al canale di Stefano Gatto, che non so se c'è. Quindi andate a iscrivervi al canale della aspirante malgasciona Isabelle Grand, che è questo canale qua. Che la facciamo arrivare a 100, dai. La mia ragazza è filofobica, dopo 2 mesi lontana. Allora, ma se una è filofobica, che vuol dire che ha paura di amare, ma che te ne fai? Trovatene un'altra, no? Ti ha lasciato, cosa fai? Te ne trovi un'altra, semplice. Ti ha lasciato quella, filofobica, paura di amare. Va bene, che si vada a smazzare lei la sua paura, vattene a trovare un'altra. Vattene a trovare un'altra. Se uno ha paura d'amare, ma perché dobbiamo metterci... Cioè, ecco, io un'altra cosa che non capisco è già
come dire, le relazioni possono essere complicate, diciamo così, quando le persone sono, tra virgolette, normali, tra virgolette, no? Perché non è che quando le persone sono tranquille, quando le persone... Già ci possono essere delle complicazioni, perché, come dire, quando due persone interagiscono, sì, è un dottore, un ingegnere, una forma di rispetto. Ah, ok, vabbè, domanda Domitilla. Mi fa piacere che mi dà del lei, ma può anche darmi del tu, come vuole, come vuole. A me va bene il lei, va bene il tu, va bene tutto. Va bene tu, anche perché nel mondo anglosassone il lei non esiste. Comunque, per me va bene tutto. Allora, quindi, tornando al discorso di prima, già le relazioni sono complesse. Allora, se andate a trovare una persona filofobica, narcisista, tossica, che ne so, con mille problemi, cioè, diventa, ma perché bisogna iniziare le strade in salita? Perché bisogna iniziare la strada in salita? Allora, una relazione di coppia dovrebbe essere una relazione che in due si sta meglio che da soli, no? In due si sta meglio che da soli. Se ti trovi una relazione in cui in due stai peggio che da solo, che te ne frega? Che te ne frega? Ecco, brava Elena Spini. Cioè, non lo so, non ha senso, no? Solo 26 like, ma perché sono stitici di like, non vogliono mettere like. Oggi però like si paga, ragazzi. Oggi vi faccio pagare 10 euro a like. Oggi così li tolgono tutti. Oggi pagate 10 euro a like. Allora, quindi David Zeus, quindi non ha senso, no? Cercate di iniziare una relazione, cercate di iniziare una relazione quando le cose vanno bene, perché, come dire, è come se tu, Monica, quando a Genova? A Genova riprenderò in autunno, ottobre, novembre, come a Torino, Genova e Torino. Adesso invece il 20 agosto, martedì prossimo, sarò a Roma, corso cena più seduzione, seduzione più cena. Quindi è una qualcosa che dobbiamo imparare, no? Questo. L'indifferenza è la miglior forma, perché l'indifferenza non genera rabbia. 10 euro a like. Pagate, non è che vi do io, date voi, mettete il like, in più pagate 10 euro. Engigiana, ciao Engigiana. Comunque, allora a Milano riprenderò sempre in autunno, tutti in autunno. Ma non fa altro che tenere legato. Ma gli fa ancora comodo così. Ho capito, ma tu non devi stare. Ecco, un'altra cosa interessante che dice Domitilla Sass. Non so se Domitilla Sass è per Sasso, Sassari, cos'è sto Sass. Comunque, un'altra cosa, voi non dovete agire per il comodo degli altri. Agire per il comodo degli altri non serve. Se una persona ha i suoi problemi, allora è interessante questo, no? Un'altra novità a Bologna, che a Bologna per adesso non è, però potrei anche andare a Bologna, ci fossero persone interessate, perché no, Don Matteo? Ci fossero persone interessate, perché no? Bologna è una bella città, però se ci fossero persone interessate, quindi comunque è interessante rendersi conto di questo. È interessante, organizzate qualcosa se ci sono persone, perché no? Emiliani e Romagnoli, organizzatevi, io a Bologna ci vengo volentieri. È importante però, vai a nuotare, ok, in Jogbel Bed, che sto è Jogbel Bed? Vai a nuotare, vai a nuotare. Ma vendicarsi, ecco, l'unica forma di vendetta, tra virgolette, è proprio quello di essere indifferenti. Che se tu sei indifferente e sei felice, ti fai la tua strada, ti fai la tua vita, è inutile stare legati a fare a fare delle cose per il volere di altri o per il comodo di altri. E questo, quando le cose non vanno, allora l'unica cosa è veramente acquisire la forza interiore, perché lavorare sull'indifferenza, sulla capacità di dare indifferenza, vuol dire di fatto acquisire forza interiore. Vuol dire acquisire forza interiore perché
restare in una situazione che non ti appaga, ci puoi restare soltanto se vale un'equazione, e l'equazione qual è? L'equazione è che tu abbassi il tuo livello di autostima, perché è evidente, no, che se tu stai con una persona o insegui una persona di cui non gli importa niente di te, ci sono persone che vengono rifiutate costantemente e continuano a inseguire. Allora, se tu sei rifiutata costantemente, è inutile che continui a inseguire. Lo capisci che non ha nessun senso continuare a inseguire chi ti rifiuta. E l'unica cosa che puoi fare è dare indifferenza. Questo avrà degli effetti? Secondo me sì. Perché? Perché se anche il cane a cui l'osso non interessa, ma nel momento in cui gli viene sottratto l'osso, quell'osso diventa un po' più interessante. Quindi la cosa è semplice, no? La cosa è semplice. L'importante è distaccarsi. Cioè, una persona non deve proprio interessartene più, cioè, come dire, certo, come essere senziente gli puoi voler bene, diciamo, no? Ami tutti gli esseri senzienti, come ami il figlio del vicino, come ami che ne so, il tuo dirimpettaio, ma poi non devi dare energie, perché dare energie aumenta ancora di più lo squilibrio, aumenta ancora di più il tuo attaccamento, aumenta, e poi l'equazione è quella che tu non hai autostima. La tua stima scenderà ancora di più, la tua stima scenderà ancora di più, è inevitabile che scenderà ancora di più. Girare al supermercato in live non ha prezzo. La tua stima scenderà ancora di più e non c'è verso che scenderà ancora di più la stima. Se uno ti tratta male un giorno da regina, che vuol dire? Che è un pazzo, no? Allora, ma tu, vabbè, già il tuo nome Borderline Girl lascia intendere qualcosa. Comunque, se una persona un giorno ti tratta male, un giorno ti tratta bene, hai a che fare con un folle e quindi i folli vanno scartati. E non puoi, andatevi a vedere il film Follia, vedi cosa ti succede quando ti innamori di un folle. Andatevi a vedere il film Follia e scoprirete cosa vi succede quando vi innamorate di un folle. Se uno un giorno ti tratta bene, un giorno male, vuol dire che è un pazzo. Cioè, vatti a innamorare di un pazzo devi proprio prendere le distanze, perché una persona che un giorno ti tratta bene, un giorno ti tratta male, più che pazzo non può essere. Se il tuo ex è così, sei un pazzo, ma con un pazzo non ci devi stare, perché stare con un pazzo, chi va con lo zoppo impara a zoppicare, chi va col pazzo impara a impazzare, non so come si può dire. È uno squilibrato e quindi ti genererà squilibrio, non ti potrà generare altre cose se non squilibrio. E purtroppo non ci sono altre cose, non ci sono altre possibilità. Se ci fossero altre possibilità, uno farebbe altro, no? Ma altre possibilità non ci sono. Non ci sono altre scelte, non ci sono altre possibilità. Se hai a che fare con un pazzo che un giorno ti dice amore mio ti amo e il giorno dopo ti dice sei una stronza cretina, non capisci niente, quello lì non è una persona equilibrata, no? È una persona che è manifestatamente fuori di testa. È come se fosse un ubriaco cronico. Allora ti vai a innamorare di un ubriaco cronico, ma il potenziale di seduzione sicuramente non diminuisce con l'indifferenza, è probabile che aumenti, ma se tu hai a che fare con una persona, adesso andiamo a cena, andiamo chi? Isabelle Grande, chi andiamo? Io non vengo ancora a cena, Isabelle Grande, andiamo chi? Vai a cucinare l'orata, Befana, vai a cucinare l'orata, che poi venga a mangiare l'orata. Lo so con chi sei, Isabelle, lo so con chi sei. Noi donniamo mi stavo strappando un pelo dal naso. Lo so, Isabel, lo so. Mi raccomando, in montagna non mi rimanere incinta, che le montagne si resta più incinte più facilmente in montagna, Isabel. Mi raccomando, non mi restare incinta in montagna, Isabel, che secondo me ci potrebbero anche essere le possibilità. E in montagna si resta incinta facilmente, Isabel. Sappilo, sappilo. No, non è che ridi, la montagna fa aumentare le cose. Io solo gatti, mica detto però,
Isabel, per me è possibile che, vabbè che con l'acquetta che esce dal nostro amico, lì esce acquetta, esce acqua. Dal nostro amico esce acqua, non esce niente di che, esce solo acqua. Esce solo acqua, Isabel è grande, acqua di fonte. Non c'è, è andato via, esce solo acqua di fonte. Non esce niente di mobile, non esce niente. È intelligente se prende dalla madre, intelligente se prende dalla madre, Va bene, va bene. Comunque, no, Isabel, dai, se partorisci, chiamalo Massimo anche tu, Così voglio due Massimi. Se anche se resti incinta, Isabel, mi raccomando, sei maschio Massimo, sei maschio Massimo. Informo oggi, annunzio vobis, gaudium magnum, che se, che nonno, che nonno, che se resterà incinta, pure tuo padre, allora siamo a posto, che se resta incinta Isabelle Grande chiamerà il figlio Massimo, e se facciamo gli auguri al papà di Isabelle Grande che si chiama Massimo, oggi compie gli anni, allora tanti auguri papà di Isabelle Grande, che ti chiami Massimo e che tua figlia resterà incinta stasera diventerai nonno, sei femmina Massimina, o Massima, Massimina o Massima. Massimina, poi la chiamano Mina e va benissimo, dai, Massimina la chiamano Mina e va benissimo. Ciao Massimo, papà di Isabelle Grant, ti informo che tua figlia resterà incinta questa sera. E quindi andiamo avanti col discorso. Allora, quindi buon compleanno alla Massima, figlia di Isabelle Grande, no, padre di Isabelle Grande. Ma tuo padre sa usare il computer, sente le live, sente le cose o non sa usare, li usi il computer tuo papà? Fallo iscrivere al canale allora. Befana, fallo iscrivere a tutti i canali. Vai a farli iscrivere, vai. E fagli vedere le live. Comunque, quindi l'indifferenza è la cosa fondamentale che dobbiamo imparare a fare comunque. Ah, bene, ok, tua mamma guarda i video, bene, bene. Ah, bene, come si chiama tua mamma? Come si chiama? Facciamo gli auguri anche alla mamma di Isabelle Grande. Come si chiama tua mamma, Isabelle Grande? Come si chiama la mamma, Isabelle Grande? Ok, come si chiama, ho detto la mamma. Che faccio gli auguri anche alla mamma. Come si chiama la mamma, Isabel? Ma stai zitta, Silvia, sì, stai zitta. Come si chiama la mamma? Oh, mi rispondi? Maria Cristina, quindi tanti auguri, un saluto anche a Maria Cristina, se senti video fa bene signora, complimenti per la figlia che diventerà mamma, diventerà nonna anche lei questa sera, Maria Cristina, è la serata buona in cui diventerà nonna, e Massimo, suo marito, diventerà nonno. Bene, bene. Allora, la luna è piena e quindi un po' di cosa meno acquetta uscirà da quel coso del nostro amico, qualcosa che non si acquetta oggi con la luna piena uscirà, e per cui un altro Massimo, Assunta Polito, ciao. Quindi mi raccomando, ma quanto sei curioso? Io sono curioso. Sono curioso io? E vabbè, noi Capricorni. Ma che mi impiccio dei fatti degli altri? Voi non conoscete il retroscena, Befani, non conoscete il retroscena. Non conoscete il retroscena, Befani, non conoscete il retroscena. Siete solo Befani. Bene, quindi comunque, detto questo, vi auguro una buona cena. Vado a prendere la... Questa sera andrò al tango, per cui no, stasera sono al tango, Angela. Però alle 21 uscirà un video su questo canale, secondo me interessante,
E questo video si intitolerà come fare le corna al marito senza farsi scoprire. No, stasera vado al tango. Potrei farla magari, forse una live molto sul tardi, dopo mezzanotte però. Se la faccio una breve live dopo mezzanotte, devo vedere che ora arrivo. Comunque, questa sera ci sarà alle 21 su questo canale, uscirà un video che probabilmente vi interesserà, è come fare le corna al marito senza farvene accorgere. Quindi è un esperimento sociale questo video, quindi se foste interessati al video alle 21 uscirà su questo canale un video dal titolo come fare le corna a tuo marito senza fartene accorgere o senza farti scoprire, non mi ricordo più come l'ho chiamato, comunque il senso è quello. Quindi poi va bene anche col fidanzato, anche se il fidanzato è un prete va bene lo stesso, Isabel, va bene anche per i fidanzati, hai capito Isabel? Salutiamo Dori Dance, ciao Dori Dance 69. Angie Giana, il Capricorno, Anna Renata, alle 21 uscirà sto video, alle 21 su questo canale, andatevelo a vedere. Come no? È interessante, un esperimento sociale. Come fare le corna al marito senza farsene accorgere. Manu Manu, ciao Manu Manu. Buona cena a tutti e non so se questa sera farò la live, se la vado a tango. Se la faccio molto sul tardi, quindi voi magari sarete a dormire, perché dopo mezzanotte comunque. Se durante l'indifferenza si va a sentire, gli fai il segnale, devi mettere dei vincoli altissimi, Ciao Adriana Paratore, ciao a tutti e mi raccomando a Roma, sarò a Roma martedì 20 agosto per il corso di seduzione. Sarò a Roma il 20 agosto. Il 20 agosto sarò a Roma con Evaldo Cavallaro per un corso sulla seduzione e quindi chi fosse interessato poi mi scriva al 333 15 11 703 Roma, la marcia su Roma del 22 agosto. Ciao a tutti e buona serata. Ciao a tutti.